Ciao, siamo a Torre Pellice e oggi vi porto a conoscere Amedeo Ber. Ci siete? Andiamo! Siamo a Torre Pellice nel 1809 e Torre Pellice in quel momento è una cittadina dell'impero francese, come tutto il Piemonte d'altronde. Napoleone Bonaparte è l'imperatore, suo cognato Camillo Borghese governa Torino, sua sorella Paolina, moglie di Camillo, lo ha appena lasciato e si è fatta fare un ritratto da Antonio Canova nei panni della Venere vincitrice. Mentre succede tutto questo, il 9 febbraio 1809 nasce un bambino. Il suo nome è Amedeo Ber, anzi Amédée, visto che in quel momento si parla francese. Il padre è il pastore valdese Pierre Ber, la madre Marie Marguerite Peyrot. È il 1814, Amedeo compie 5 anni. Napoleone combatte nel nord-est della Francia una delle sue ultime guerre, battendo sul campo gli eserciti di Prussia, Gran Bretagna, Russia, Svezia e Impero Austriaco. Di lì a poco la sua sconfitta è definitiva. Segue il trattato di Fontainebleau e il ritorno dei Savoia in Piemonte. Erano a Cagliari. Benvenuta Restaurazione. Il padre di Amedeo, Pierre, scrive un saggio storico che si intitola Les Annales historiques e in questo saggio dà un giudizio estremamente positivo del governo di Napoleone. D'altronde in quegli anni i valdesi ottengono i diritti essenziali: vivere dove vogliono, lavorare, studiare, non essere discriminati. L'11 marzo 1821 scoppiano i moti a Torino. Un Piemonte in subbuglio, una Costituzione prima concessa da Carlo Alberto e poi revocata da Carlo Felice. Ma tutto questo alle valli sembra non arrivare. In quegli anni infatti Amedeo è impegnato nei suoi studi, prima alla scuola latina di Torre Pellice e poi all'Accademia di Ginevra. Ed è proprio lui a raccontarci questo trasferimento nel suo bellissimo libro Gite e ricordi di un bisnonno. Amedeo infatti scrive: a quei tempi non c'erano scuole superiori in Piemonte aperte ai protestanti, a meno che non abbracciassero la religione cattolica. Dietro di sé ha una lunga tradizione di pastori in casa. Suo padre era pastore, suo nonno prima di lui. Inoltre Amedeo, sempre in questo libro, ci racconta una vicenda che gli è caduta da bambino. Cade infatti da una finestra rompendosi una gamba e un braccio e il padre, dopo la guarigione, gli suggerisce il percorso pastorale come ringraziamento a Dio per la seconda opportunità ricevuta. Questa è Villa Olanda, allora era la casa della famiglia Peyrot, adesso non c'entra niente, ma poi dopo vi racconto. Mentre Amedeo studia all'estero, le valli valdesi diventano meta di numerosi viaggiatori inglesi interessati alla vita dei valdesi. Tra di loro c'è William Gilly, che dal 1822 si reca per ben 2 volte nelle valli valdesi, scrivendo 2 affascinanti cahiers de voyage che diventano in patria dei veri e propri bestseller. Come conseguenza di queste pubblicazioni nascono inoltre delle associazioni che si occupano di raccogliere denaro da inviare ai valdesi per migliorare le loro condizioni di vita. Sulla scorta dell'esperienza di Gilly, nel 1827 arriva il colonnello John Charles Beckwith e la presenza dei 2 benefattori ha come conseguenza la nascita del Collegio Valdese di Torre Pellice, un corrispettivo delle scuole superiori. Tempio Valdese. Andiamo! Nel 1832 Amedeo termina i suoi studi a Ginevra. Qui non siamo a Ginevra, siamo a Rodoretto, nella Val Germanasca. Qui Amedeo inizia a fare il pastore e da qui scrive numerose lettere alla sua fidanzata Susanna Elisabetta Peyrot, detta Suzette. Ad esempio, il 6 ottobre del 32 le scrive: Mia cara amica, ecco, già 2 giorni passati lontano da te.
occupi tutto il mio mondo, mi renderai beato del mio destino, anche in mezzo alla solitudine delle montagne. È una lettera d'amore e Amedeo vorrebbe che questo luogo diventasse meraviglioso proprio per l'arrivo della sua Suzette. E sì, perché il 16 ottobre Amedeo e Suzette si fidanzano a Villa Olanda, qui. Ve la ricordate? Ne abbiamo parlato prima. Questo perché? Perché Suzette abita a Villa Olanda. Pensate che nella sua ricchissima dote ci sono 55 fazzoletti e numerosi cappelli di paglia. Di lì a poco si sarebbero sposati. Palazzo Reale, Palazzo Madama, Piazza Castello, il Duomo, Torino. Amedeo nell'estate del 1833 si trasferisce dalle montagne nella capitale. Vive a Casa Bellora, laggiù, vicino a Porta Nuova. Ve la mostro. Questo è Palazzo Bellora, un edificio di recente costruzione nei pressi di Viale del Re, là dietro, e non troppo distante da Porta Nuova. In questo stesso palazzo, oltre ad Amedeo, vive anche il cognato, Joseph Malan, con la moglie Caroline, sorella di Suzette, due personaggi davvero eccezionali. Ha un nuovo compito, è il cappellano delle ambasciate protestanti in città. Un solo pastore per gli ambasciatori di Prussia, Inghilterra e Olanda. In via dell'Ospedale, oggi via Giolitti, si trova la cappella dell'ambasciata prussiana, allora guidata dal conte Walburg-Truchsess. Ricordiamoci di lui perché il nuovo sovrano Carlo Alberto è molto amico del conte prussiano, che a sua volta è molto amico di Amedeo Ber. Politicamente parlando, un ponte perfetto tra i valdesi e la corona. Tra l'altro, passeggiando abbiamo fatto lo stesso percorso che Amedeo Ber compie da Casa Bellora a via dell'Ospedale. A proposito di ospedale, nei primi anni in cui Amedeo si trova a Torino si rende conto di un problema che riguarda i valdesi torinesi, ossia l'assistenza sanitaria. Allora, supportato dalla sua comunità, decide di tentare un azzardo, aprire al piano terra di Casa Bellora un refuge per i malati protestanti. Ce lo facciamo raccontare da Simone Baral, storico e archivista dell'Archivio della Tavola Valdese. Lo chiamo. Pronto, Simo? Ciao Fede, aspetta che poso il telefono. Allora, l'ospedale Valdese di Torino, il Refuge come si chiamava all'inizio, apre nel 1843, anche se Amedeo Ber aveva in mente l'apertura di questa struttura già dal 1835. Appunto, apre nel 1843 nella casa di Via Bellora, al piano terra. Inizialmente sono 5 stanze, di cui 3 per i ricoveri, un bagno e una cucina. Nei primi anni l'ospedale è in qualche modo clandestino, anche se le autorità sanno benissimo della sua esistenza, ma probabilmente non vogliono scomodare il presidente del comitato dell'ospedale, che è Walburg-Truchsess, l'ambasciatore prussiano. L'ospedale nei primi anni accoglie tra le 20 e le 40 persone e solo dopo il 1848, nel 1853 cambia sede e riuscirà ad ospitare anche più di 60 persone ogni anno. Ciao Simo, grazie. Negli anni 70 dell'Ottocento prende forma il quartiere valdese. Infatti a poca distanza da qui, che allora era la periferia della città, ci sono sia il Tempio sia gli Artigianelli Valdesi, ente che accoglie e ospita ragazzini indigenti oppure orfani provenienti dalle valli, li avvia a una formazione e poi al lavoro. Il refuge torinese, che prima si trovava in via Belfiore prima di venire in questo luogo, rimane per circa un decennio al piano terra di Casa Bellora, prima guidato da un medico Gaetano Gasca e poi dal giovane dottore Giacinto Pacchiotti. Questa è la tomba di Giacinto Pacchiotti e siamo in terza ampliazione al cimitero monumentale di Torino. Questo luogo ci permette anche di raccontare un'altra importante attività svolta da Amedeo,
Infatti alla metà degli anni 40 Amedeo si trova a risolvere un importante quesito, e cioè dove seppellire i valdesi defunti a Torino. Naturalmente non nel cimitero cattolico. E allora quali possono essere le soluzioni? La prima soluzione è che naturalmente vengano riportati nelle valli valdesi. Chi non se lo può permettere viene sepolto qui a Torino in un campo esterno alle mura del cimitero, insieme ai non battezzati, ai non cattolici, ai suicidi e agli impenitenti. A dirla con Amedeo, un pezzetto di terra ignominioso. Ne abbiamo parlato in un altro video, il link è in descrizione. Grazie ad Amedeo viene aperto così il settore evangelico, che per molto tempo viene chiamato Campo Acattolico. È cinto di mura e ha una bella facciata in stile neoclassico. Siamo nel 1846, a pochissimo dal 48. Ancora oggi si dice facciamo un 48 ed è proprio quell'anno lì, il 1848, l'anno delle rivoluzioni. Che cosa succede in pratica? In Europa scoppiano numerose manifestazioni contro la monarchia assoluta e per l'ottenimento dei diritti civili e politici. Succede in Austria, in Francia, nel Regno delle Due Sicilie. Qui siamo in Archivio di Stato a Torino, nella sezione Corte in Piazza Castello, e adesso vi faccio vedere alcuni documenti. Perché nel Regno di Sardegna nel 1848 succedono essenzialmente 3 eventi molto ravvicinati. Il primo è la concessione dello Statuto Albertino e quindi della Costituzione, della monarchia, la fine della monarchia assoluta. Il secondo è la concessione delle lettere patenti e quindi dei diritti civili e politici per gli ebrei e i valdesi, e la terza è la dichiarazione di guerra all'Austria. Eccole le lettere patenti. Sotto casa di Amedeo, in casa Bellora, vi ricordate, c'è una gran festa la sera del 19 febbraio perché la notizia trapela e tutti vengono a sapere dell'ottenimento dei diritti civili e politici da parte dei valdesi. E un'altra delle grandi notizie è che, ottenuti questi diritti, i valdesi possono finalmente costituire la loro chiesa e a quel punto Amedeo ne diventa il primo pastore. La concessione dei diritti civili e politici ai valdesi inizia a produrre i suoi primi importantissimi frutti. Il più importante è sicuramente la nascita della Chiesa Valdese di Torino, la prima fuori dalle valli, e Amedeo è il suo primo pastore. La Chiesa Valdese di Torino infatti ha bisogno di un edificio per il culto. Le norme ora lo prevedono e il Ministro degli Interni concede che venga realizzato un edificio purché non abbia fattezze di chiesa. Al di là del come è anche importante il dove. A San Salvario, su Viale del Re, l'attuale Corso Vittorio Emanuele II. Qui la Tavola Valdese acquista una porzione di terreno edificabile grazie al contributo di Joseph Malan, il cognato di Amedeo, e del generale Charles Beckwith. E proprio grazie al suo intervento prende via il progetto del tempio, affidato all'architetto Luigi Formento. La prima pietra viene posta il 29 ottobre 1851 alla presenza degli ambasciatori stranieri, mentre l'inaugurazione avviene il 15 dicembre 1853. Amedeo è il primo pastore della Chiesa Valdese di Torino e lo sarebbe rimasto per 11 anni. Amedeo conclude la sua attività di pastore nel 1864. Lascia Torino e torna qui, a Torre Pellice, nella sua casetta di Santa Margherita. Ma non finisce qui. Amedeo si occupa di scuola, di politica, ma non solo. Amedeo infatti è convinto che la cultura possa migliorare la vita delle persone, così organizza una serie di incontri dedicati agli abitanti del suo paese.
Di questi incontri ci rimane questo quadernetto qui, una sorta di trattatello in cui è inserito un po' di tutto, scienze, industria, arte, dal cibo alle eclissi, dalla geologia ai minerali. E Amedeo l'anno successivo ottiene un'importante nomina. Viene infatti nominato appunto Cavaliere del Regno d'Italia. Questa è la sua nomina. E 7 anni dopo, nel 1877, ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Si tratta di un riconoscimento molto importante perché è il primo ordine fondato dopo la nascita del Regno d'Italia e Amedeo ne è uno dei primi cavalieri. Siamo nel 1883, Amedeo ha 74 anni e decide di fare testamento. Lascia alla figlia Maria il pianoforte che hanno in casa, dispone alcuni lasciti per l'ospizio di Torre Pellice e per la società operaia e chiede al figlio Amedeo Junior di curare l'edizione del suo manoscritto Su per le Alpi Cozie, che sarebbe stato pubblicato l'anno successivo dall'editore Tipografia Alpina con il titolo Gite e ricordi di un bisnonno. Amedeo è sepolto a Torre Pellice, al cimitero comunale, in una tomba piuttosto semplice, un luogo che lo rappresenta forse più di altri, come lascia intendere da uno dei suoi ultimi scritti, una sorta di testamento spirituale. Sempre piacquemi recarmi nei cimiteri per godervi quel silenzio, quella pace, quella mute e tranquilla società che vi si trova, fra mezzo ai defunti, e dove i loro nomi, incisi su lapidi o su modeste croci, indicano il luogo dove riposano le loro ossa. E ritengo ottima cosa il prepararsi a tal guisa, ad essere pronti a discendere come essi nella tomba, quando ne scoccherà la solenne ora, pieni del resto di speranza e di fiducia in chi tiene in mano la nostra sorte e ne dispone a piacimento suo. Ed eccoci alla fine del nostro viaggio. Vi abbiamo raccontato la vita di un uomo, Amedeo Ber, le cui vicende personali hanno incrociato tutti i grandi eventi che l'Ottocento ha portato nel mondo valdese, da Napoleone al 48, dall'Unità d'Italia alla nascita di chiese valdesi ben oltre gli antichi confini del Regno di Sardegna. Un uomo che ha fatto sua la causa dei diritti civili e che ha vissuto da protagonista piccoli e grandi eventi che hanno cambiato le comunità valdesi del Piemonte e d'Italia. Eccolo il nostro Amedeo. Pastore, uomo di cultura, più di tutto uomo del suo tempo.